Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, devo ammetterlo, mi ha tenuto sveglio la notte. Parliamo di Burak Özçivit, l'attore turco che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo con il suo fascino e il suo talento. Ma non parliamo solo di bellezza e successo. Oggi ci addentriamo in un territorio un po' più scottante. Negli ultimi tempi si sono sollevate diverse voci, indiscrezioni e addirittura accuse che sembrano gettare un'ombra sulla sua carriera e, potenzialmente, sulla sua fortuna. E quando dico fortuna, non parlo solo di quella economica, ma anche della sua immagine pubblica, della sua reputazione, insomma, di tutto ciò che lo rende Burak Özçivit. Oggi, quindi, cercheremo di fare chiarezza su questa situazione, analizzando le informazioni disponibili, vagliando le voci di corridoio e cercando di capire se davvero c'è un vero shock in arrivo per il nostro amato attore. Sarà un viaggio interessante, ve lo prometto. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se siete nuovi da queste parti, vi invito calorosamente ad iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video e, ovviamente, lasciate un like se l'argomento di oggi vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me. Mi dà la carica per continuare a creare contenuti sempre migliori per voi. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Allora, da dove partiamo? Beh, partiamo dal fatto che Burak Özçivit è un'icona. Un uomo che ha conquistato il mondo con la sua interpretazione di Boli Bey in Il Magnifico, un ruolo che lo ha consacrato come uno degli attori più amati e apprezzati. Da lì in poi, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi, con serie TV che hanno battuto record di ascolti e un seguito di fan che cresce di giorno in giorno. Ma, come spesso accade, la popolarità porta con sé anche delle responsabilità e, a volte, delle invidie. Ed è qui che iniziano i problemi. Negli ultimi mesi, infatti, diverse testate giornalistiche e siti web hanno iniziato a parlare di presunte irregolarità nella gestione delle sue finanze. Si parla di evasione fiscale, di investimenti poco chiari e di una serie di accuse che, se confermate, potrebbero avere conseguenze molto pesanti per l'attore. Ora, è importante sottolineare una cosa: al momento, si tratta solo di accuse. Non c'è ancora una sentenza definitiva e Burak Özçivit si è dichiarato innocente, affermando di essere vittima di una campagna diffamatoria. Tuttavia, il fatto che queste voci circolino con insistenza e che siano state riprese da media autorevoli fa sì che la situazione sia tutt'altro che rosea. Ma andiamo più nel dettaglio. Cosa si contesta esattamente a Burak Özçivit? Le accuse principali riguardano la gestione delle sue società, in particolare di quelle legate al mondo della ristorazione. Sembra che ci siano delle discrepanze tra i ricavi dichiarati e quelli effettivi, e che l'attore abbia utilizzato dei meccanismi poco trasparenti per eludere il fisco. Inoltre, si parla anche di investimenti immobiliari sospetti, realizzati attraverso società offshore, che avrebbero lo scopo di nascondere la reale provenienza dei fondi. Insomma, un quadro piuttosto complesso e articolato, che richiede un'attenta analisi per capire cosa c'è di vero e cosa invece è frutto di speculazioni. A complicare ulteriormente la situazione, ci sono anche delle voci che riguardano la sua vita privata. Si parla di presunti tradimenti, di problemi con la moglie, l'attrice Fariye Evcen, e di un clima di tensione all'interno della sua famiglia. Ovviamente, queste sono solo indiscrezioni, che vanno prese con le pinze, ma è innegabile che contribuiscono a creare un'immagine negativa dell'attore. E sappiamo bene come l'immagine sia fondamentale per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Un piccolo graffio può trasformarsi in una crepa profonda e, in casi estremi, in un vero e proprio abisso. E qui arriviamo al punto cruciale. Come influiscono queste accuse sulla sua fortuna? Beh, innanzitutto, c'è il rischio concreto di conseguenze legali. Se le accuse di evasione fiscale dovessero essere confermate, Burak Özçivit potrebbe essere condannato a pagare pesanti sanzioni, oltre a rischiare anche la reclusione. Immaginate la sua immagine, quella di un divo internazionale, rovinata da uno scandalo fiscale. Le ripercussioni sarebbero devastanti. Ma, al di là delle conseguenze legali, c'è anche un danno d'immagine enorme. In un mondo come quello dello spettacolo, dove l'immagine è tutto, essere accusati di evasione fiscale e di comportamenti scorretti può significare la fine della carriera. Molti brand potrebbero decidere di non collaborare più con lui, le produzioni televisive e cinematografiche potrebbero evitarlo e, in generale, il pubblico potrebbe perdere fiducia in lui.
Pensate alle campagne pubblicitarie, ai contratti milionari. Tutto potrebbe svanire in un istant. E poi c'è anche la questione della sua famiglia. I problemi con la moglie, se confermati, potrebbero portare ad una separazione, con conseguenze emotive e legali non indifferenti. Insomma, la situazione è davvero complessa e delicata, e il futuro di Burak Özçivit è tutt'altro che certo. Un divorzio, poi, non farebbe altro che alimentare ulteriormente i pettegolezzi e le speculazioni. Ma cosa possiamo fare noi, in tutto questo? Beh, innanzitutto, dobbiamo evitare di cadere nel tranello del giudizio facile e affrettato. Come ho detto, si tratta solo di accuse e Burak Özçivit ha il diritto di difendersi e di dimostrare la sua innocenza. Dobbiamo quindi aspettare di conoscere la verità, prima di esprimere un giudizio definitivo. La presunzione di innocenza è un principio fondamentale in ogni società democratica, e non dobbiamo dimenticarlo. In secondo luogo, possiamo cercare di informarci in modo corretto e obiettivo, evitando di dare credito a tutte le voci di corridoio e alle notizie sensazionalistiche. È importante consultare fonti affidabili e verificare le informazioni, prima di diffonderle ulteriormente. La disinformazione è un male che si diffonde rapidamente, soprattutto sui social media, e dobbiamo fare attenzione a non alimentarla. E infine, possiamo continuare a sostenere Burak Özçivit come artista, apprezzando il suo talento e le sue interpretazioni, senza farci influenzare dalle polemiche e dalle accuse. Se siamo suoi fan, dobbiamo dimostrargli il nostro supporto in questo momento difficile, magari inviando messaggi di incoraggiamento sui social media, partecipando ai suoi progetti, insomma, facendogli sentire il nostro affetto. Ora, è chiaro che il futuro di Burak Özçivit è incerto, ma una cosa è certa, la sua carriera e la sua fortuna sono a rischio. Il verdetto shock di cui si parla potrebbe arrivare da un momento all'altro, e potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà, sperando che la verità venga a galla e che la giustizia faccia il suo corso. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ricapitolando, abbiamo parlato delle accuse che pendono su Burak Özçivit, delle possibili conseguenze legali e del danno d'immagine che potrebbe subire. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di informarsi in modo corretto e obiettivo, evitando di cadere nel tranello del giudizio facile. Ma scaviamo ancora un po' più a fondo, perché la storia è più complessa di quanto appaia. Le accuse di evasione fiscale, ad esempio, sono tutt'altro che semplici da dimostrare. Richiedono indagini complesse, analisi di documenti contabili, interrogatori di testimoni. E spesso si tratta di interpretazioni diverse delle leggi fiscali. Quello che per alcuni può essere un'elusione, per altri può essere una legittima ottimizzazione fiscale. La linea di demarcazione è spesso sottile, e spetta ai giudici stabilire dove si trova la verità. E poi c'è la questione degli investimenti immobiliari offshore. È vero che spesso le società offshore vengono utilizzate per scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro sporco o l'evasione fiscale. Ma è anche vero che in molti casi vengono utilizzate per scopi legittimi, come la protezione del patrimonio o la diversificazione degli investimenti. Anche in questo caso, spetta agli inquirenti dimostrare che l'utilizzo delle società offshore da parte di Burak Özçivit aveva uno scopo illecito. Per quanto riguarda le voci sulla sua vita privata, è difficile distinguere tra verità e menzogna. I pettegolezzi e le indiscrezioni fanno parte del gioco, quando si è una celebrità. Ma spesso sono amplificati e distorti dai media, che cercano lo scoop a tutti i costi. È importante ricordare che anche le star hanno diritto alla privacy, e che non tutto quello che si legge sui giornali è vero. Burak Özçivit, da parte sua, ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. È un uomo molto legato alla sua famiglia, e ha sempre cercato di proteggerla dalle intrusioni dei media. Questo non significa, ovviamente, che sia immune da errori, ma significa che dobbiamo essere cauti nel giudicarlo, basandoci solo su voci di corridoio e indiscrezioni. La vicenda di Burak Özçivit ci ricorda quanto sia difficile essere una celebrità. Da un lato, si gode di fama, successo e ricchezza. Dall'altro, si è costantemente sotto i riflettori, esposti al giudizio del pubblico e dei media. Ogni passo falso viene amplificato, ogni errore viene punito severamente. È un prezzo alto da pagare per la fama, e non tutti sono in grado di sostenerlo. Ma la storia di Burak Özçivit ci ricorda anche l'importanza della presunzione di innocenza, del diritto alla difesa,
e della necessità di informarsi in modo corretto e obiettivo. Dobbiamo evitare di cadere nel tranello del giudizio facile e affrettato, e dobbiamo dare a Burak Oshivit la possibilità di difendersi e di dimostrare la sua innocenza. Solo così potremo farci un'opinione giusta e consapevole, e nel frattempo possiamo continuare ad apprezzare il suo talento e le sue interpretazioni. Burak Oshivit è un attore di grande talento, che ha regalato al pubblico emozioni indimenticabili. Non dobbiamo dimenticare questo, nel momento in cui lo giudichiamo. Voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero di avervi tenuto compagnia e di avervi offerto un punto di vista interessante su questa vicenda. Adesso, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa situazione? Credete che Burak Oshivit sia innocente o colpevole? Quali sono le vostre aspettative per il suo futuro? Lasciate un commento qui sotto, sono curioso di conoscere la vostra opinione. E soprattutto, quali sono le vostre fonti di informazione? Vi fidate dei media tradizionali o preferite informarvi sui social media? Credete che la verità sia sempre possibile da raggiungere, o che sia sempre e comunque una questione di prospettiva? Queste sono domande importanti, che meritano una riflessione approfondita. Perché la vicenda di Burak Oshivit non è solo la storia di un attore famoso. È anche la storia di una società che fatica a distinguere tra verità e menzogna, tra informazione e disinformazione, tra giudizio e pregiudizio. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi dà la carica per continuare a creare contenuti sempre migliori per voi. Un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!